Questa è la strada che si percorre per arrivare al sito di Gobekli. Bene, siamo arrivati al sito di Göbekli Tepe e adesso saliremo pian piano all'area archeologica. Buonasera. Just give you some information about the location of Göbekli Okay. Tepe. You know, Turkey has 7 geographical regions. Piano piano arriviamo. Lì si vede la Shuria, Mesopotamia, Mesopotamia, Haran, Haran, plain. la piana di Harran. Comincia a fare caldino. Amore? Un ombrello? No, no, siamo arrivati. For visiting in 2016. 2016. Yeah. Ok. 2016. E questa è la prima entrata del sito. They take you here from here. E questa, signori miei, è Göbekli Tepe. La cosa bella è che le mura che vediamo lì non sono state costruite contemporaneamente al sito, bensì 500 anni dopo circa. Questo in modo tale da poterli poi sotterrare, non si sa per quale motivo, e per proteggere il sito stesso. Quindi sono delle mura di protezione per la conservazione. Non si sa perché. Che ne pensi? È bellissimo. È Fox. comodo. Moon, fox, and crane. Bird. Bene. Crane. Mhm. Questa è la massima espressione dell'archeologia attualmente nel mondo. Il sito di Göbekli Tepe rispecchia tutte quelle che sono le aspettative di ogni archeologo, novità e domande e risposte ancora non date. C'è un alone di mistero. Diciamo che questo viaggio, questa visita qua l'abbiamo studiata per anni e finalmente siamo arrivati a vedere questo sito, che non è l'unico tra l'altro, e non è neanche il più antico, perché poi vicino abbiamo per esempio a Karahan Tepe, che ancora non è visitabile bene come Göbekli Tepe. È qualcosa di impressionante. Tutto si è mantenuto bene perché è stato sotterrato, quindi la pietra è riuscita, la pietra e la terra sono riusciti a mantenere al meglio quelle che erano le costruzioni. Il sito all'inizio è stato scavato dalle popolazioni che l'hanno fatto. Non è che Non è costruito sopra, hanno tagliato la montagna. hanno tagliato la mattina. Hanno tagliato. Hanno escavato la montagna, quindi privandone di un fetto, come se l'avessero affettata, e poi ci hanno costruito al suo interno, hanno limato la pietra. Vedi che al centro la pietra è liscia. Hanno limato la pietra, creato i gradoni per poter mettere i listoni, e poi hanno aggiunto gli altri pezzi. Dalle ultime teorie si presume che queste T siano di fatto uomini che mettono le mani davanti alla pancia, e questi uomini tra l'altro hanno vestiti. Thank you very much, thank you very much. Carino. E questi uomini hanno la mano davanti alla pancia e sono tra l'altro vestiti con delle cinture. Cioè, parliamo di migliaia di anni fa. Amore? Wow. C'era il sangue, vero? Allucinante. Come sarebbe bello portarsi una bella T a casa e metterla in soggiorno, vero amore? Ma non si può, ok? La lucertola quale? Quella lì? La lucertola, che ora non so se si intravede, la lucertola che non è appiccicata, è stata, quando hanno fatto la T, quindi l'uomo, questa lucertola era già stata programmata per esistere, quindi l'hanno intagliata con la lucertola stessa, quindi è un lavoro di altissima tecnologia per l'epoca. Bene, la visita a Göbekli Tepe è finita. Era una visita che programmavo da tantissimo tempo, Emanuela lo sa. Vero amore? Bello. Lo sapevi, no? Sì. Quanto tempo era che... Parecchio. Parecchio? Cosa fa il mio amore?
Niente, guardavo... Facebook? Bravissimo. Guarda, allora, Manuela in effetti sta guardando le temperature perché in programma avevamo a run. Secondo me salta perché è troppo caldo. Andare in moto rischiamo Chi di... vive qui dice che è troppo caldo, quindi se è troppo caldo per loro, per me... Che dire, la visita a Göbekli Tepe è stata bellissima. Abbiamo preso una guida locale. Allora, è sicuramente una visita particolare perché bisogna studiare qualcosina prima, secondo me, prima di arrivare al sito, perché si rischia di andare a vedere le solite 4 pietre senza capire che cosa effettivamente si stia vedendo. Di fatto il sito rappresenta una parte della storia che ancora non è stata profondamente scritta, ma si sta intuendo man mano che si svolgono i vari scavi archeologici. Göbekli Tepe è un sito antichissimo, il più antico che sia stato datato allo stato attuale. Si parla addirittura di 15.000 anni fa. Mi piacerebbe spendere qualche parola in più magari dopo. Ok, eccoci a San Giurfa. Emanuela si è comprata i suoi medicinali turchi, Sì. il suo Sostenium turco. E girando per la città abbiamo scoperto una cosa. Ora ve la faccio vedere. Vedete quel cartone lì? Ecco, vedete c'è la signora che sta raccogliendo. Ecco, in quel cartone non c'è altro che delle pide. E probabilmente sarà un surplus di produzione, non lo so. E quindi il panificio che le ha prodotte le mette a disposizione di chi passa e tu passi, te la prendi e te la mangi. Ed è una cosa bellissima secondo me. Credo che sia la prima volta che io vedo una cosa del genere, Manuela? Sì, sì. E niente, volevamo portarci a casa anche questo ricordo. Adesso facciamo 2 passi e poi andiamo a cercare qualcosa da mangiare. E domani partenza per Kizkalesi. Allora, siamo all'interno della parte degli armaioli. Qua si affilano coltelli, si vendono pistole. Uno mi ha guardato male perché c'avevo la telecamerina. Dai, buono, a me sta dando. C'è da dire una cosa, sicuramente sono dei grandi lavoratori. Però questo mercato, questo bazar è un po' incasinato. Ok, qua abbiamo capito che probabilmente le telecamere non sono proprio accettatissime perché mi guardano strano. Perché evidentemente la vendita delle armi, forse ci sarà anche un sottobanco probabilmente, allora non gradiscono essere ripresi. Siamo fermi qui in una specie di piazza a Urfa, c'è un caldo boia, però siamo all'ombra. Stiamo degustando una spremuta d'arancia fresca fresca fresca, appena stuppata come si suol dire. Emanuela, cosa ne pensi? Niente, fa caldo. Non so come facciano a vivere loro qui. Finito? Allora, sicuramente non ci ritornerei a Urfa. Quello che offre è questo. Poi la città da vivere è un po' così, diciamo, un po' Catania, un po' peggio di Catania, diciamo. Siamo beccati a rissa. Ci siamo beccati anche la rissa perché ci sta. C'erano due che si stavano, non lo so, che stavano a controllare, più o meno stavano facendo qualcosa. Allora, qui la situazione è un po' diversa rispetto alle altre parti della Turchia. Sappiamo che qua è una zona che è stata particolarmente disagiata dagli eventi storici degli ultimi 20-30 anni. Senza fare politica perché non ne sono in grado. Però sicuramente la città e gli abitanti ne hanno sofferto. Questa città, tra le altre cose, vanta un crogiolo di etnie molto molto diverse e anche di quartieri molto molto diversi. Abbiamo visto che anche il mercato, il bazar è diviso in base al tipo di etnia. Per esempio abbiamo il bazar con i prodotti siriani, qualcosa di medio orientale, anche con come abiti. Le donne sono un po' più coperte rispetto ad altre città che abbiamo visto. Certo, non le abbiamo viste tutte le città in Turchia, però qui sono particolarmente coperte. Ognuno col suo credo, ognuno con i suoi stili, usi e soprattutto costumi. Nessuno ha la facoltà di poter giudicare secondo il mio modo di vedere le cose.
E adesso siamo usciti per cena, siamo in un locale tipico che ci ha consigliato un amico. Fa davvero molto caldo qui a Urfa. Ecco, gli abitanti di San Urfa tendono sempre a usare la parola Urfa, non San Urfa. Che ne pensi tu, Emanuela? Non lo so. Il locale in se stesso è anche carino, stiamo mangiando all'interno perché fuori c'è tanta gente, come potete vedere. Dentro poca, ma dentro c'è, raga, c'è l'aria condizionata. Vuoi mettere? Che non si sente. Cioè, è accesa, in effetti è accesa. Però diciamo che quel grado in meno te lo dà. Ma anche perché se ci fate caso, lì stanno cucinando, stanno impastando quelli che sono tutti gli ingredienti per fare i kebab, pide e roba varia. Quindi è tutta roba fresca, non è roba congelata o preparata, è tutta fatta sul momento. Allora, queste sono le insalate. Questo io ho visto che loro praticamente quando arriva poi quella specie di pizza mettono tutto dentro. Metto tutto dentro. E queste verdure sono troppo buone. Qualora facciate cene in Turchia, di non sottovalutare i vegetables, ok? Io non ho mai sentito così caldo, cioè vento perenne a 38 gradi in faccia. Io non so come vivono loro, veramente, io ho massima ammirazione, poi sono tutti vestiti pesanti, io solo li guardo, non sudano, ok? Non sudano. Guardate che smandroppone che è arrivato come aubergine. Questo invece è la pide, perché è la macion pide. Questo invece è il piatto di aubergine. E non era? Che ne pensi? Che fuma? Guerra qua, troppo. Ma noi sapremo combatterla, perché noi siamo anche temerari sul cibo. Per amore? È un gran piatto questo con la melenzana. La melenzana buonissima. La carne, devo sempre capire come fare la carne. Allora, sicuramente è cotto al forno a legna qui, perché insomma si vede dalla cucina. Questa è la carne, molto buona, un po' grassosa ma buona. Allora, abbiamo finito di mangiare, vi vogliamo far vedere una cosa. Il kangal, che è il cane da pastore. Questi sono in città purtroppo, vedete che sono grossi, sono proprio enormi. Rappresentano una cosa particolare della Turchia, perché sono proprio i classici cani da pastore. Purtroppo però per strada li mettono sotto, sono un po' un pericolo in effetti, però sono docili, ci hanno detto che non attaccano mai, almeno con la moto ogni tanto rompono il cazzo, devo essere sincero, motivo per il quale un po' li bestemmio, però li amo lo stesso. È il rumore che ti dà fastidio. Ok, però l'anno scorso un kangal, quindi il cane da pastore, ci stava facendo cascare. Insomma, vabbè, è così. Beh, anche quest'anno. Anche quest'anno abbiamo quasi avuto un incidente con... o meglio, la macchina davanti a noi ne ha preso in parte uno e stava pigliando l'altro, però i cani poi non se ne sono fatti niente più. Bene, adesso siamo ancora al centro di Urfa, più o meno. Nulla a che vedere con città di più alto prestigio. Qua si vede che c'è una sofferenza in qualche maniera, ma anche una ripresa, perché no? Va bene, diciamo che ora da Urfa è tutto. Se non c'è altro ci vediamo domani. Insomma, siamo tornati in albergo, nella nostra stanza. Avevo lasciato, in realtà ho fatto una cosa molto trasgressiva, avevo lasciato il condizionatore acceso. Per la prima volta nella sua vita Emanuela sta sudando ed è anche molto molto stanca di farlo. È proprio, non lo so, è stravolta, poverina, è proprio stravolta. Che uno si vuole pure spogliare, vedi? Ho preso il pantalone più corto che ho. Guardate che bello. Ma non c'è pace, non c'è. Io ora apro la porta, poi ci sono, dice 26 gradi, ma apro la porta. Arriva questa ventata di 40 gradi. Va bene. E sono di nuovo sudata. Adesso vi faccio vedere l'uscita della nostra stanza. Questo è il Palmira Boutique Hotel. Guardate che bello. In stile roccia bianca, calcarea. Mamma che caldo. C'è già caldo. Ora scendiamo sotto a bere qualcosa probabilmente. Guardate quanto è bello questo alberghino. Proprio carino. Ora ci andiamo a rilassare un po' giù, ci berremo qualcosa e poi a nanna. Ora un altro giorno di relax e poi di nuovo on the road.